Venite con me perché oggi vi porto a conoscere, facciamo partire le immagini, un rasoio che è veramente per tutti. Allora, stiamo parlando del Rockwell 6S, questa volta in versione nera, e vi do alcune informazioni importanti. Il peso è molto importante, di 119 grammi per 9,7 centimetri di altezza totale, mentre il manico pesa 70 grammi per 8 centimetri e mezzo di altezza e un diametro di 13 millimetri. È importante conoscere questi particolari. La testa è abbastanza pesante, pesa 49 grammi e ha 1,2 cm di altezza, quindi un rasoio che deve assolutamente piacere nella versione pesante, perché insomma 119 grammi non sono indifferenti per alcuni, soprattutto quelli abituati ai rasoi piccoli. Parliamo del materiale: è totalmente in acciaio 316L, ma non costruito CNC, altrimenti con queste piastre avrebbe avuto un costo faraonico. Assolutamente. La tecnologia usata per la costruzione è MIM, cioè Metal Injection Molding, che è uno stampaggio di iniezione di metallo. Questo rasoio viene concepito in Canada nel 2016 e costruito nella versione in acciaio, perché ne esiste anche una versione in zama, però questa versione in acciaio viene costruita negli United States of America, in USA. Allora, parliamo anche di questa versione nera, cioè ricoperta di PVD, che è l'acronimo di Psychal Vapor Deposition, cioè un materiale solido, in questo caso metallo e colore, che viene vaporizzato in una camera depressurizzata sull'acciaio del rasoio e si crea così uno strato sottilissimo ed estremamente resistente. È duro. Bene, insomma, di questo 6S della Rockwell abbiamo in pochi secondi, insomma, scoperto tante cose. Adesso, mentre mi bagno il viso, già preparato il sapone, vi faccio apparire il setup, così vediamo come lo proviamo sul campo con questa barbetta di poco più di un giorno e qualche ora. Ecco, useremo naturalmente Domino di TFS, che è un eccellente sapone. Ce l'ho da qualche anno, ma è sempre perfetto. Ho già preparato tutto quanto. Ci insaponiamo, e mentre io faccio questa cosa qua un po' noiosa dell'insaponatura, continuiamo a parlare del rasoio. Vi faccio apparire i gap. Come vedete, dalla piastra 1 alla piastra 3 la esposizione della lama è completamente negativa, mentre la piastra 4, che poi è un po' la più versatile di tutte, è assolutamente neutra. E di questa piastra 4 me ne hanno parlato veramente in tanti, io l'ho anche provata. Ecco, è quasi un mese che sto provando tutti i giorni, a volte anche con un po' di pausa, questo rasoio. Un po' d'acqua nel sapone, che fa sempre bene. Poi la 5 e la 6 hanno una esposizione leggermente positiva, ma non tanto. Vi assicuro che il blade feel è assolutamente contenuto, però presente. Mentre io vi faccio notare una cosa, ecco, mi è stato detto, perché ho chiesto un po' in giro, che questo rasoio funziona tanto bene ma è poco emozionante. Beh, io ho voluto mettere la piastra 6 un giorno che avevo la valva di 2 giorni con una lametta Kai, e vi assicuro che la parte emozionale c'è tutta. Ecco, questo giusto per onestà intellettuale. Sì, è un tranquillone fondamentalmente, è un rasoio che è fatto per tutti, come ho messo anche nella locandina. Rasoio per tutti, punto interrogativo. Perché il punto interrogativo? Perché la vostra opinione in questo caso è fondamentale, cari ragazzi. Dite se lo avete, o questo, o la versione anche 6C in zama, perché intanto le caratteristiche sono assolutamente le stesse. L'unica differenza è un po',
Vabbè, sì, il materiale e il peso, perché la versione in Zama pesa 100 grammi, questo invece è un bestione da 119 grammi. Ve lo faccio vedere un po' così, sperando che l'autofocus di cui sono dotato, cioè l'autofocus dei poveri, sia funzionale. Ma quello che io voglio dare, così molto tra virgolette, è un servizio per chi vuole sapere di più su questo rasoio. Io ho scelto la piastra 5, aspettate che guardo se si legge, io non ho idea se... aspettate, se si legga, perché qui è anche una questione di luci, eccetera. Comunque, fidatevi, ho scelto la piastra 5 con la Gillette 7 O'Clock Super Stainless, non ho preso neppure in considerazione le sue lamette originali perché le avevo provate in passato e non mi erano assolutamente piaciute. Sapete che le lamette sono una questione assolutamente personale. A me le lamette Rockwell proprio non mi hanno detto niente. Farò solo pelo contro pelo. Ho notato che con questa piastra, per una balba di un giorno e qualche ora, non serve assolutamente fare la passata di pelo traverso. Quindi oggi video più colto. Bene, bene, bene. Come state notando, non sto seguendo, per chi mi conosce, non sto seguendo particolarmente il mio face mapping perché ritengo la geometria di questo rasoio assolutamente permissiva. Vedete che l'ho detto con assoluta convinzione. Io qua faccio contropeli, faccio di tutto perché questo rasoio ti permette di fare di tutto. Questo rasoio va bene un po' per tutti, ditemelo voi nei commenti se lo avete provato e soprattutto utilizzate i commenti. Cavolo, è una delle parti più belle, perché in quel momento noi creiamo una community di appassionati dove ci scambiamo le nostre idee, le nostre opinioni, e è giusto che sia così, Vedete che velocità di esecuzione nella passata di pelo. Questo non per mia maestria, assolutamente no, ma solo perché questo rasoio, che effettivamente, devo dare ragione, è poco emozionante, però è anche molto versatile. A proposito, chi di voi cerca la rasatura emozionante o chi preferisce una rasatura tranquilla, serena, quasi impossibile tagliarsi con questo rasoio? Scrivetelo qua nei commenti e ricordatevi, se avete piacere, di iscrivervi anche al nostro canale YouTube. Mi sciacquo! Una bella prima passata, non ha portato via tutto, per carità, però insomma, e nella balba di un giorno una delle cose più importanti che un rasoio e un utilizzatore deve compiere è quella di rispettare la pelle, perché la balba di un giorno, io sono abituato da anni e anni di acqua, anni e anni di pratica per ragioni di ufficio, insomma, la rasatura del giorno dopo è sempre una conseguenza della rasatura del giorno prima. Questo bisogna saperlo. Questo pennello in maiale, detto lo scannatassi, una volta rodato, è veramente qualcosa di eccezionale. È vero che il discorso scannatassi esula un attimo da questa mia piccola review del rasoio, però ragazzi, in questo momento io sto incontrando delle emozioni ed è giusto che le condivida con voi, almeno mi fa molto piacere, veramente. Va bene, la seconda passata è andata, tiro solo giusto un attimo il sapone, passo direttamente al contropelo, perché, ripeto, non ho notato la necessità di una passata di traverso. Per il contrapelo ovviamente seguirò il face mapping, perché il risultato è importante.
la dolcezza di questa geometria è veramente qualcosa di spaziale. Sì, ragazzi, è qualcosa di spaziale. Una geometria che quasi non fa sentire la lama. Per sentire la lama occorre rivolgersi alle CAI. Come avevamo detto prima, 1, 2 e 3 esposizione negativa, però un mio carissimo amico che ha barba dura un po' come me mi ha detto che anche a 2 in fondo taglia. Ora non bisogna aspettarsi, a proposito, ciao Raffaele, non bisogna aspettarsi dei BBS stratosferici da R41, ma anche a 2 il suo lavoro lo fa, ed è giusto aver sentito l'opinione di questo mio amico che mi ha scimmiato. Si chiama Raffaele Giannini, ecco, è un amico del Montefeltro Wet Shaving, gruppo Facebook. Se avete Facebook iscrivetevi naturalmente. Incontrerete lui, incontrerete tanti altri amici che condividono la loro passione, il loro entusiasmo per la rasatura tradizionale. Come dicevo, a regolazione 5, che io è quella che ho scelto, abbiamo un'esposizione proprio leggerissimamente positiva, che però da blade fill è molto importante. È molto importante avere blade fill, secondo me, perché ti fa capire esattamente quello che succede sotto. Allora, dato che l'altra volta, grazie a voi, i miei paragoni automobilistici con il rasoio Fatip Vintage hanno avuto un certo successo e sono stati menzionati nei commenti, cosa di cui io non finirò mai di ringraziarvi, qua siamo di fronte a una Maybach. Sapete, il marchio lussuoso di Mercedes-Benz, che produce macchine di prestazione certamente, ma che prediligono la comodità. Ma io oserei quasi dire una Rolls Royce. Qua abbiamo ABS, abbiamo controllo di trazione, abbiamo il controllo di stabilità, perché se sbagliamo qualcosa questo ci rimette da solo in carreggiata. Trovare l'angolo corretto di rasatura non è un problema per nessuno, né per il neofita della rasatura tradizionale, a cui io consiglio questo rasoio personalizzabile, perché non lo ritengo un regolabile. Come diceva giustamente nel post un carissimo amico, più che un regolabile, questo è un personalizzabile. Ok, la rasatura l'abbiamo finita, adesso mi sciacquo e poi ci sono le considerazioni finali che sono belle cicciotte. Ole! Pregi e difetti di questo rasoio, di cui parleremo un pochino adesso nelle considerazioni finali, perché questo è uno dei pochi rasoi che mi è capitato tra le mani che con tutta la mia onestà intellettuale mi sento un po' di consigliare a tutti. Aftershave, sì, l'aftershave, che mi sembra che sia la degna chiusura quantomeno dalla parte della rasatura, non brucia assolutamente nulla, perché è talmente permissivo questo rasoio che rispetto alla pelle non dà neanche modo di bruciare. Che vi devo dire? Sono rimasto stupito. Allora, questo è Domino insieme al suo sapone di TFS con la P161, che è una garanzia. Secondo me sono molto sottovalutati questi saponi, che comunque hanno un rapporto qualità-prezzo molto interessante. Ma veniamo alla ciccia, non prima di aver parlato dello Scannatassi, uno dei migliori maiali non sbiancati esistenti sul pianeta Terra, secondo la mia modesta opinione. Questo ha già fatto doppie e triple punte, perché è tanto tempo che lo utilizzo. Rasoio. Questo è il rasoio in acciaio
316L con la finitura nera in PVD. Esiste anche senza finitura nera in PVD e costa una ventina di euro in meno. Questo rasoio l'ho preso circa un mese fa su Amazon pagandolo circa 140 euro, ora non ricordo esattamente l'euro più l'euro meno, però senza la finitura nera che a me piaceva tanto ne costa 120. E difetti di questo rasoio, perché non esiste al mondo una cosa perfetta. Allora, io non so se riesco, aspettate che mi tappo, vedete, spolge un pochino la lametta, mezzo millimetro da una parte e mezzo millimetro dall'altra. Ora, per me non è un grosso difetto, perché non è quello spolgere incredibile che quando andate così rischia di tagliarvi, eccetera. Quindi, però io ve lo devo comunicare questa cosa. È un rasoio che ha questa particolare, è stato progettato nel 2016 e si vede che all'epoca questa sensibilità verso il boldo della lametta che spolge non esisteva ancora. È un rasoio a piastre, quindi non è un regolabile ma è un personalizzabile. Per chi va bene questo rasoio, secondo la mia modesta opinione? Può andare bene per tutti. E tanti amici mi hanno detto ma la piastra 1 e 2 non taglia molto, anzi non taglia per niente, però io penso a delle situazioni sia locali che mondiali. Il ragazzino di 13-14 anni con pelle delicata e 4 peli con la piastra 1 e 2, cioè se il papà ha il rasoio e lo usa normalmente, lo può passare tranquillamente al bimbetto, anzi all'adolescente, perché non è più bimbetto a quell'età, e con la piastra 1 e 2 inizia a farsi le ossa con il rasoio di sicurezza, in totale sicurezza, scusate il gioco di parole. Ecco, io sono veramente uno sponsor di questo rasoio, perché secondo me è per tutti. E l'adulto, anche con pelle molto delicata, dalla piastra 3 alla piastra 4 e anche un po' alla 5, può affrontare vari tipi di barba, cioè dalla barba più lunga alla barba più corta. Poi non è detto, io odio farlo, ma non è detto che nel mezzo della rasatura uno non cambi piastra. Per me è proprio una seccatura, io preferisco scegliere una piastra e andare avanti per tutta la rasatura con la stessa piastra, ma sono gusti personali, non è che quello che scelgo io è la cosa in assoluta più giusta. Poi un consiglio. Volevo parlare della piastra 6, giustamente. La piastra 6 è quella più, diciamo, con esposizione un po' più positiva e con un gap elevato, comunque sempre contenuto diciamo in un range che le normali persone riescono a gestire anche con pelle delicata, magari con una barba molto lunga. Viene comodo avere un gap che si avvicina a 0,80, insomma, e con esposizione positiva. Ecco, se quello lo armate di Kai diventa una bella arma anche lui. Se non lo armate di Kai ma mettete una lametta dallo spessore normale, vi ritrovate un rasoio estremamente amichevole come comportamento, che ha un blade fill e vi toglie anche la barba di un mese, non so, faccio io, quindi sì, ritengo che questo sia il rasoio per tutti. Alcuni difetti di nuovo, perché io sapete che passo un po' di palo in frasca, però alla fine riesco a dare, almeno ci spero, un'opinione generale. Alcuni difetti: molti utenti hanno detto che la testa è un po' alta, infatti è 1,2 centimetri, e per fare i ritocchi o in zona narici potrebbe essere un pochino, diciamo, impegnativo. Un consiglio, dato che sono genovese, la cosa non è a caso per tante ragioni: se non volete spendere 120-140 euro in un rasoio completo e in acciaio, esiste la versione in Zama, che è il 6C.
costruita in Cina, io ve lo devo dire, però non c'è niente di male, cioè se al cinese gli dai le quote giuste, gli dai il progetto giusto, il cinese è come noi, è perfettamente in grado di eseguire un lavoro ben fatto, e in quel caso lo è. Ha un peso di 100 grammi invece dei 119 e costa la metà, costa meno di 60 euro. Ve lo portate a casa e vi divertite come dei caimani. Spero di aver fatto un buon servizio. Vi consiglio il Rockwell 6C e il Rockwell 6S perché è veramente un rasoio completo. Grazie per essere stati con me e buona continuazione con Montefeltro Wet Shave.